Dolomite Neon Resort è anzitutto un progetto collettivo curato da Francesco Urbano e Francesco Ragazzi per Associazione E. 7 artisti invitati hanno ragionato su 2 piani. Prima un aspetto progettuale e poi quella che diventa la realizzazione all'interno di un contesto specifico che è quello di Sasmus. Il rimando continuo tra progetto e opera poi si concretizza in una mostra che è fortemente visionaria e che è spinta verso quest'idea di qualcosa che può essere allucinatorio ma forse è una realtà. In questo senso il percorso quindi si snoda attraverso una parte centrale che è quella dell'edificio Pizzocco, all'interno della quale ci sono una serie di opere che spingono verso l'esterno. Priscillatea è un'opera pittorica di grande formato e che rimanda all'idea di schermo, in cui è come se ci fosse la costruzione di una serie di piani, di layer, che si vanno a sovrapporre con la costruzione di un gesto pittorico che ha a che fare anche con una matrice digitale. Poi abbiamo il lavoro di Eugenia Vanni che si sviluppa appunto prima in una chiave progettuale e quindi attraverso dei bozzetti realizzati con dei collage rappresentano la prima idea del telescopio che poi è andato a costruire all'esterno in questa forma che è quasi scultorea e diventa una quasi protesi dell'edificio con una spinta verso l'esterno. Il lavoro di Antonio Guiotto è quello che in qualche maniera dà un ritmo alla mostra. C'è praticamente la convivenza di 2 materiali, più che altro 2 sostanze, dal lato c'è il marmo, dall'altro c'è una soluzione a base di aceto e in un'apparente sospensione in realtà si consuma una lenta corrosione. Il lavoro invece di Rachele Maestrello è un lavoro che parte dal web e quindi da qualcosa che è un territorio indefinito, che è quello di un paradiso tropicale che non è collocabile, per poi ricollocarsi nel territorio specifico di Sasmus in una fotografia corale che è un ritratto che rirappresenta e riporta in un reale le visioni di queste palme e di questi paradisi tropicali all'interno di una cava degli Sasmus. Il percorso continua sempre con un'altra spinta verso l'esterno che è quella di Nicola Genovese, che ha 2 piccoli richiami molto delicati. Il primo è un libro d'artista in copie limitate dal titolo Sighting, su alcune relazioni tra un paesaggio che diventa da archeologico a industriale. Il libro trova una sua nuova chiave di lettura all'interno dello spazio del bunker, all'interno del quale l'artista ha installato un mosaico. La prima parte dell'esposizione si chiude con un secondo lavoro di Antonio Guiotto che è il replicarsi di una parete sul muro ed è come se fosse dalla parte respingente, da una parte avesse questa spinta luminosa che ancora una volta è uno slancio verso l'esterno. Il percorso quindi poi continua per trovarsi in questa anticamera all'interno del quale c'è il lavoro di Daniele Pezzi, Alpeggio. È un video girato in un pascolo della zona ed è praticamente un gesto ripetitivo del fare e disfare di una tenda e questo gesto assume un carattere di trascendenza, un gesto semplice che ha qualcosa di sacro. Questa sacralità torna poi in uno sprofondamento, che è lo sprofondamento che si ha con l'opera di Francesco Bertelè. Si scende all'interno del seminterrato come se fosse quasi una grotta e all'interno di questo seminterrato c'è The Secret Garden, che è la spa che Francesco Bertelè ha ideato per Dolomite Neon Resort. E questa spa è fondamentalmente un insieme di stimoli sensoriali e in una dimensione che è a metà strada tra laboratorio e studio che ci porta davanti ad un'immagine che è proprio fondata su quest'idea di una sovrapposizione, cioè tutti questi elementi si accumulano a un certo punto in una visione che potrebbe esplodere ma in realtà ci porta ad un altro strato, ad un'altra possibilità, ad un altro passo, in una chiave d'accesso che è sempre molto arbitraria e che pone lo spettatore in una dimensione anche di scelta molto forte. Infatti il percorso di Francesco Bertelè continua poi sempre verso l'esterno fino a spingersi lungo il torrente, dove appunto ha costruito rafforzato la struttura del guado per condurre una piccola isola dove ancora una volta si costruisce forse quest'isola nel deserto che il progetto si intendeva sviluppare. Il processo di creazione di Dolomite Neon Resort si è sviluppato appunto durante una settimana di permanenza a Sasmus ed ha un po' la forma, come spesso succede nelle nostre esposizioni, appunto le esposizioni che curiamo come associazione E sono sempre mosse da un'idea quasi cinematografica, per cui c'è la convergenza di diverse figure professionali piuttosto che artistiche
che entrano nel processo e lo rendono davvero collettivo. Nello specifico questo è avvenuto con Elementi Contemporanei, che è una sorta è veramente il producer del progetto, è il produttore, la casa di produzione. E noi siamo, come dire, la parte artistica che è formata da diverse figure, quindi l'ipotesi di una mostra che è nata prima della nostra permanenza a Sasmus si è poi realizzata durante la permanenza, diventando quello che è adesso Dolomite Nostre Sorte.